Buongiorno a tutti, buonasera. Benvenuti al primo episodio di Confident and Authentic Stories in the Making. Per questo primo episodio abbiamo un'invitata molto molto speciale. È il mio grandissimo onore presentarvi Mirta Soverini. Mirta è una leader nel settore non profit e cofondatrice di una cooperativa sociale in Italia, impegnata nello sviluppo di progetti volti alla promozione del benessere attraverso azioni di supporto a persone vulnerabili e a rischio di marginalità ed esclusione sociale, come migranti e rifugiati. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli attivi nei consigli di amministrazione delle realtà in cui è operato, oltre a svolgere incarichi come project manager e consulente. Ha ideato e diretto progetti innovativi e di grande impatto, finanziati da istituzioni nazionali e internazionali come l'Unione Europea e le Nazioni Unite, focalizzati sull'erogazione di servizi per l'integrazione, la promozione dell'inclusione e l'empowerment di individui e comunità. Nella sfera privata è moglie e madre ed è riuscita a conciliare la vita familiare con quella professionale, vivendo e lavorando tra Italia, Bruxelles, Inghilterra, Cina e attualmente la Silicon Valley. Benvenuta Mirta. Grazie dell'introduzione. Sentire tutte queste cose assieme mi emoziona un po', insomma, e grazie per avermi portato in questa diretta che mi spinge un po' fuori sempre dalla mia comfort zone, ma mi diverto probabilmente anche a mettermi un po' alla prova. E niente, io sono come te negli Stati Uniti, ci siamo incontrate grazie all'associazione Italian Women USA, che ringrazio molto per l'opportunità di averci messe in contatto e insomma, essere qui oggi alla fine, grazie a loro. E sono negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, a Mountain View, da febbraio, fine gennaio del 2024, quindi un po' più di un anno. E mi sono spostata qui con la mia famiglia, con appunto mia figlia, mio marito. Prima, appunto, come avevi accennato anche nelle intro, abbiamo vissuto per quasi 5 anni in Cina, in 2 città. L'ultima che abbiamo lasciato era Shenzhen, ma prima, il nostro primo approdo cinese è stato Nanjing, che è conosciuta in italiano come Nanchino, è 300 chilometri da Shanghai, dove ci siamo spostati a febbraio del 2019, abbracciando questa avventura inizialmente come coppia, ma appunto lo spostamento ha portato poi anche all'arrivo di mia figlia, ed è stato anche appunto questa scelta un po' di prenderci un'occasione come coppia di un po' avventurosi, di andare verso l'Asia e metterci alla prova. Quindi da occuparmi, come introducevi nella bio all'inizio, di migranti e dei loro percorsi di integrazione, problematiche di vario tipo legate proprio sia all'integrazione da un punto di vista proprio più giuridico e di bisogni primari, ma anche proprio integrazione lavorativa. Mi sono trovata io in prima linea a muovermi, chiaramente come migrante privilegiata, come famosi addetti expat, che mi ha sempre fatto un po' da esperta, un po' anche studiosa, posso dire, c'è tanti anni che seguo queste tematiche. Sentirmi dire: "Ah, sei un expat", e mi risuonava un po' come dire: "Vabbè, sì, sono una migrante anch'io", e nei miei momenti un po' di difficoltà mi ricordavo di alcuni appunto clienti, alcune persone che ho supportato, comunque progetti che abbiamo seguito, dove in realtà dicevo: "Vorrei tanto incontrare, qualcuno che mi possa supportare o che mi faccia appunto riscoprire delle comunità come abbiamo cercato poi negli anni, nel corso del mio lavoro, di costruire per queste persone, per potersi Mm, integrare. Un po' la chiave è sempre stata avere una comunità attorno mm, e lavorare sull'empowerment. Quindi mm, un po', di solito quando cioè siamo i peggiori, cioè quando siamo noi a quelli che guidano e che costruiscono i progetti siamo più forti, quando siamo noi i primi beneficiari forse siamo quelli che si mettono più da parte. Però diciamo che tutte queste competenze, diciamo che unite assieme
e anche le mie precedenti esperienze di migrazione non così, diciamo, estrema come può suonare la Cina, perché suona lontano oriente, Mhm. rispetto appunto poi all'Europa. In realtà tutte le esperienze che ho fatto, insomma, mi hanno sempre portato poi a, insomma, ad affrontare ogni avventura con una dose di grande preparazione, quindi partenza super organizzata, pure troppo, e con 1000 to-do list, studiare il territorio, un po' un'operazione d'attacco. Beh, in fondo sei una project manager nel lavoro, ma lo sei anche Esatto, nella vita esatto, privata, insomma, esatto, ci stai esattamente. È un raccontando po', questo. cioè, era Forma Mentis che, insomma, con un team che è fatto da un marito che ha anche lui le sue challenge, le sue sfide lavorative, e che è anche, insomma, una persona con la quale fare squadra, e questo Mm. è l'importanza, la cosa che fa la differenza nell'imbarcarsi in questo tipo di avventura. E diciamo che l'esperienza cinese è stata, diciamo, la più tosta di tutte, perché nel mio passato ho avuto Mm. Erasmus, ho avuto esperienze, ho avuto grandi fortune di fare esperienze in tutta Europa, e la ricchezza dell'Europa è meravigliosa, perché in un posto così piccolo hai possibilità di fare palestra di mondi internazionali. Anche la stessa Bruxelles è un luogo dove ho ricordi appunto di aver fatto queste palestre i primi approcci col networking, i primi approcci nel Mm. buttarsi fuori dalle zone di comfort, ed è un posto poi dove ho conosciuto poi i contatti che mi hanno portato poi a lavorare a Bologna e a creare una realtà molto bella, innovativa, e della quale, insomma, porto con me, insomma, comunque tuttora un ruolo che è, diciamo, pro bono, è una presenza, però è, insomma, di fondamento, Mm. e insomma, un po' un altro mio figlio, diciamo. Certo, perché tu sei Esatto. founder di una Sì, cooperativa sì, sì, sociale, esatto, giusto? esatto, E sei esatto. comunque ancora oggi, anche dalla Silicon Valley, Sì, ed è comunque. per quel che si riesce, cioè, nel senso che gli anni cinesi hanno messo a dura prova la mia presenza effettiva, perché comunque la Cina è Mm. un mondo molto a parte. Poi ci sono stati gli anni del Covid, perché adesso parliamo un po' Mm. alla leggera, come se fosse un Erasmus a Barcellona. In realtà è stato, vabbè, a parte l'arrivo ed essere appunto diventare madri, che è già Mhm. un cambiamento, ma ho cercato comunque di cogliere il lusso di poter essere, cioè, comunque in un luogo dove potevo cogliere degli aspetti anche positivi, e anche diversità Mm. culturali rispetto, insomma, alla questione della maternità. E poi la cosa bellissima che ho scoperto e riscoperto, che è sempre stata poi molto importante per me, però la passione per il, ehm, il ritrovarmi all'interno di comunità, cioè quindi chiedere, cioè Mm. comunque instaurare relazioni, non avere il timore di, diciamo, chiedere aiuto, confrontarsi, sempre poi con quello che comporta la migrazione, che è un guardarsi dentro, che alle volte è molto Mm. faticoso, e e credo che sia una palestra, una zona, cioè, quando ci si trova poi in questi momenti di grosso discomfort, di grossa scomodità, di stare, Ah. si cresce, e anche il lavoro con l'altro diventa faticoso, perché sia comunità di connazionali italiani, ma anche nel contesto internazionale, sia il confronto con altre mentalità e motivi di migrazione, altri approcci al diverso, e questo fa anche male delle volte, perché nel senso, comunque hai una possibilità di scelta diversa, no, Certo. però proprio queste esperienze, questa palestra di sempre un po' sentirsi scomodi, ma poi superare le Mm. cose e esplorare mondi possibili diversi di come puoi essere tu, diventa poi una risorsa enorme, e soprattutto permette di potersi costruire una sorta di eredità, di baule, dove si tengono poi Mm. delle esperienze che sono fatte, che poi ti dicono, beh,
ce la posso fare, posso andare avanti. E comunque in questi anni, cioè nel senso, del mio posso andare avanti, mi sono portati anche verso momenti molto, molto tosti. Ma Ehm raccontaci, magari raccontaci esattamente, tu stai dicendo tutte queste opportunità, mh, tutto questo baule di esperienze e quant'altro, no? Però mi mh-mh. raccontavi che comunque c'è anche in un in un certo qual modo la necessità di ridefinirsi una propria identità, giusto? Sì, Quindi assolutamente. quali sono stati gli scogli, diciamo, giusto? E come anche ti stai ridefinendo oggi come persona e come professionista. Certo, poi la definizione per una persona come me che appunto è cioè da gestire, emergenze, progetti molto dove era richiesto una mia grossa presenza anche in termini proprio di management concreto e anche di leader rispetto proprio a gruppi e a portare avanti iniziative anche che potessero portare dei cambiamenti, anche confrontandomi con situazioni difficili, sia per i clienti finali, ma anche per il contesto, perché comunque le tematiche Mh-mh. che ho gestito, insomma, portavano una certa complessità anche a livello di stakeholders, politici, relazionali e di comunità generale. Mh-mh. Trovarmi poi dopo, a un certo punto, essere in Cina, a camminare con la mia pancia, lungo un lago e avere delle persone di fianco che mi guardavano e mi dicevano "Lawai", che vuol dire straniera. Persona di fuori vuol dire, in Mh-mh. mandarino. E sentirmi lì dovermi preoccupare, non so, ehm, cioè di task, non so, da gestione casalinga o comunque cioè sempre di un certo livello, perché comunque la Cina giungeva sempre una certa challenge anche andare a fare la spesa diciamo, però, Mh-mh. superati gli scogli, acquisite le varie cose, mi ritrovavo in una routine molto calma, che è Mh. durata poco. Ah-ah. Però, diciamo che il bisogno poi anche di quello che diventa cioè ci sono tanti elementi nella mia storia che aggiungono complessità, che non è solo riadattarsi in un paese diverso, che è sempre difficile, e il Mh-mh. seguire e riadattarsi casomai come famiglia, a un'unità dove casomai c'è una persona che traina più di un'altra rispetto a un livello di carriera di un certo tipo, nece è stato necessario per me fare un lavoro personale molto grosso, sia da Mh. un punto di vista di terapeutico mio, ma anche proprio di, messa in discussione e esplorazione appunto delle mie altre possibilità. Mh. E quindi in Cina, la complessità era molto alta, data anche dalle condizioni proprio anche, lavorative, nel senso che comunque ero comunque in un contesto migratorio molto diverso, dove comunque non potevo avere un lavoro con il visto che avevo, quindi insomma tutta una serie di complessità, poi c'è stato il Covid, c'è stata mia figlia piccola, una serie di cose che, comunque in ogni caso sono riuscita a trovare delle occasioni per mettermi alla prova, per usare le mie competenze e questo mi ha reso fiera però è stata una montagna russa di, alti e bassi e a ora che Mh-mh. sono qua negli Stati Uniti, una volta che ho sistemato, diciamo, i primi mesi migratori che non sono mai semplici e sono pieni di anche di insicurezze, poi diciamoci, gli Stati Uniti chiaramente sono molto più similari a un contesto europeo, però dall'altra parte c'è una diversità culturale che in tante amicizie e relazioni che ho avuto a livello internazionale avevo già approcciato comunque la cultura e la Mh-mh. società americana, e quindi per questo ringrazio, però essere qui io in prima persona, vivere, ha fatto una grande differenza, e niente, e io adesso cioè credo profondamente che insomma ho un'occasione insomma sono entusiasta di potermi rimettere in gioco finalmente, di Mh-mh. poter Mh-mh. provare esplorare delle possibilità e mi sto accorgendo come, un mondo così vicino, ma profondamente diverso, abbia da offrire veramente tanto, ma insomma, alla fine anche poi
siamo qui oggi perché, cioè, alla fine anche attraverso Italian Women USA che hanno organizzato con te appunto questi incontri di supporto, che poi Italian Women USA nasce come network per supportare donne per donne e per creare anche sinergie e aiutarsi, sì, però anche essere un po' uno lo specchio dell'altra e poter farsi forza nel costruirsi una vita qui. E anche se uno Mm. casomai arriva già con una carriera, non la deve ricostruire, però cioè comunque gli incontri, i primi incontri che ho fatto con te adesso, insomma, adesso non è che voglio fare pubblicità agli incontri che avevi fatto, però per me è stato, ho fatto, cioè nel senso, come persona informata dei fatti, cioè nel senso, ho uno spirito, cioè nel senso, come fare un resume diverso dal curriculum vitae, il networking, Mm. oppure non so come approcciarsi al mondo lavorativo, come utilizzare i vari social media e Mhm. constatare una profondissima diversità di tutto quello che avevo sperimentato. Cioè, e io nel passato, prima diciamo dell'avvento dei vari AI o sviluppi, cioè, o programmi diciamo più sofisticati per l'incrocio domanda-offerta di lavoro, però ho fatto dei progetti dove supportavo le persone a cercare lavoro e mi sono trovata in un mondo difficile da navigare, un po' perché andava a toccare delle corde. Nel senso che non Ah. era solo, non era solo bene, seguo il manuale per il resume, mi ascolto diversi influencer, diversi formatori, anche perché ci sono molti materiali molto utili, c'è tantissimo materiale che non c'era anni fa ed Mhm. è fantastico. Poi, Sì. però il fare un lavoro su se stessi vuol dire anche, cioè io avevo questo curriculum o comunque mi presentavo in un modo da un altro, cioè, non lo so, Mm. in un Credo modo che probabilmente che non aveva risultati sia sui miei interlocutori. Ecco, adesso poi non è che, però sì. se è un processo lungo, Sì. però diciamo che l'approccio, poi adesso ti lascio parlare a te se vuoi dire qualcosa. No, stavo semplicemente per spiegare forse, no, a chi non ha fatto parte di tutto Certo, questo processo, diciamo che sì, sicuramente c'erano del know-how, giusto, su come si fanno certe cose qui negli Stati Uniti, eccetera, ma poi alla fine c'era anche il blocco interno di come siamo cresciute noi da italiane, giusto, nel esatto, capire che cosa funziona qui. E quindi tu, per quanto avevi già fatto delle esperienze di lavoro all'estero, di relocation e quant'altro, comunque c'era questo discorso di riuscire a far vedere quello che tu eri come persona e dopo aver esatto. attraversato anche tutti questi cambi di identità, no? Era quasi Mm, come, lasciami dire, forse ti eri un po' persa in quello che potevi portare. È vera assolutamente. questa cosa? Ho fatto un Sì. riassunto corretto? Sì, diciamo che persa è la parola giusta e diciamo, non era a fuoco più che altro, cioè non riuscivo a Mm. vedermi, io per, le potenzialità e anche, mhmm, la qualità e la quantità di cose che potevo portare. Nel senso che l'approccio Mm. comunque qua anche, del presentarsi, è molto, cioè quando abbiamo fatto anche hai proposto il lavoro sulle cars, sulle car stories, Mm. per me è Mm. stato un po' un'epifania, no, ho detto quando ho iniziato a buttare giù, a scriverle in inglese e a raccontarmi, a rileggerle, per me era: Mm. "Wow, ma che numeri, che cose", cioè non ero cioè mi sentivo quasi come dire: "Ma cioè posso dirle queste Ma le ho fatte cose o è davvero queste cose? sì. Ah-ah. E come ti ha fatto Ehm sentire il fatto di dire: "Cavolo, questa sono io"? Cioè, in un primo momento è prima fase diciamo, identità italiana, no, forse è un po' troppo, perché c'è un po' questa attitudine un po' di mi presento umile e per risultare più insomma, più avvicinabile, però di fatto, m'ha fatto sentire che, boh, perché non tentare cose più in alto? Perché poi la mia ricerca lavorativa in realtà ha subito un po' uno sblocco che, diciamo, è un processo ancora, cioè sono ancora dentro questa cosa, però,
aver avuto uno sblocco sul le parole che usavo, i termini o anche semplicemente come noi, ci percepiamo da dentro, ci presentiamo fuori con una certa terminologia, al di là delle famose parole chiave che le AI, trova, eccetera, che uno sta a scervellarsi e tutto, che sicuramente ha funzionato, uno ci arriva e tutto, però anche trovare quali parole dicono, risuonano in te. È un processo, di appartenenza, perché un AI mi può dire: "Bene, con questo curriculum ti dico che hai queste 4 parole che ti rappresentano", però se non le senti tue, quando poi le racconti, quando anche le presenti, non hanno quella forza o comunque casomai non ci arrivi con quella forza che ti rappresenta. Poi non è che Mh. cioè, e semplicemente anche fare un cambio di prospettiva del presentarmi e dell'aprirmi in un certo modo, vedo che è un inizio di percorso concreto, insomma. Adesso non Mh-mh, ho mh-mh. la presunzione di dire che adesso chissà quale, No, però però da che non avevi mai avuto contatti dal tuo sì, profilo LinkedIn, assolutamente, eccetera, nel momento in cui, giusto, ti sei ridefinita, hai trovato le parole assolutamente. giuste per te, che sono assolutamente reali, giusto? Non abbiamo Sì, detto sono nulla che autentiche non sia appunto come reale. questo. Però insomma hanno incominciato Mh. a contattarti e insomma ci sono vari processi in questo momento in corso, giusto? Però Sì. la cosa credo anche, soprattutto che conti, è che adesso tu quelle parole le senti tue, è vero? Sì, ed è una forma un po' di riscoprire se stessi e anche ritrovare un amore verso quello che siamo diventati dopo tante difficoltà e con la vita, no, nel senso che, Mh-mh. ehm, cioè alla fine l'essere qui da persona matura che ha vissuto queste cose, mi porta qui con un gran privilegio di sguardo che può creare cose nuove, quindi questo a me fa star bene, ecco, quindi questo è Benissimo, importante. benissimo. Si vede che ti fa Mh. star bene e si Mh-mh. vede che guardi alle opportunità con Certo, calore. Ecco, mi piace usare questa esatto, parola per esatto, sì. descriverlo. Senti Mirta, un'ultima domanda per così concludere questo nostro primo episodio. Che consiglio daresti magari ad altre donne che si ritrovano oggi a incominciare un percorso negli Stati Uniti o in altri luoghi, ma che comunque si trovano un po' a dover ridefinire la loro identità per una ragione o per l'altra? Cosa gli diresti? Ehm Che è normale, sentire la fatica, che è normale sentirsi soli, che è normale sentirsi diversi, e che però queste sensazioni, diciamo, un po' scomode, e poco piacevoli, possono essere una strada, che può portarci verso, una crescita, però di non chiudersi, nel senso di chiedere aiuto, che possa essere anche all'interno della famiglia stessa, cioè quindi non viversi come un ruolo o come cioè le persone con le quali abbiamo fatto le scelte, hanno la capacità e credo che la potenzialità di capirci. Dobbiamo chiedere, quindi chiedere aiuto sia dentro, ma anche fuori, quindi confrontarci. Nel confronto esterno, ascoltare gli altri e aiutarli anche, perché delle Mh-mh. volte, attivarsi nell'aiuto tu stessa in prima persona ti fa rimettere in moto, Mh-mh. quindi esserci per gli altri, è, poi un'attivazione di quella comunità che poi genera un sentirsi integrati, usiamo questa parola, però dall'altra parte, ci fa sentire vivi e ci fa sentire che possiamo fare delle cose. Il famoso processo di empowerment, che è un po' una parola abusata, però, secondo me il guardarsi attorno e parlare, comunicare con gli altri è importante e poi mantenere dei limiti anche di ascolto però sugli altri,
nel senso che per mia esperienza personale in tanti momenti di fragilità mi sono confrontata e ho ascoltato tanti consigli, tante storie, ehm, dico un po' la verità scomoda, però c'è un confronto che tante volte riceviamo ascoltiamo delle cose che ci affossano, no, Mh. della serie: "La mia esperienza è stata così, no, tu non ce la potrai mai fare", o mi ricordo, non Mh. so, quando sono arrivata in Cina incinta, che mi sono confrontata con altre madri internazionali che erano lì, dicevano: "Ma come vuoi partorire qui? Ma no". E loro avevano partorito 2 figli, 3 figli, dico: "Ma cioè cosa". E quindi poi negli anni rimettere a fuoco e vedere che di fatto, nei momenti di difficoltà molte volte buttiamo fuori le nostre insicurezze. Quindi, Mh. se vogliamo fare un favore a chi stiamo aiutando, col quale ci stiamo confrontando, cerchiamo sempre di trovare insomma delle fare attenzione a chi Mh-mh. incontriamo, ecco. Okay. E poi niente, buttarsi boh, io provo molta gioia nello sperimentare cose nuove, nell'ascoltare storie, perché poi, come anche tu, poi anche nelle varie insomma anche nell'ultimo seminario che avevi fatto, poi del workshop che avevi fatto per l'USE era sul networking, cioè alla fine, a noi italiani può venire molto bene, il fare 2 chiacchiere, però buttiamoci in una maniera che possa giocare a nostro favore. Mh. Mh. E dall'altra parte, ehm, cerchiamo di usare bene i privilegi che abbiamo e le opportunità che abbiamo, perché il tempo passa molto veloce, per cui se abbiamo bisogno, non importa fare grandi passi, ma un passo alla volta, Mh. poco impegno alla volta e non è che e dei cambiamenti o semplicemente stare un po' meglio arriva e niente. Progress, not perfection, giusto? Sì, yes, esatto. Usiamo un'espressione molto americana per definire questo, Ma ma assolutamente sicuramente, no, calzata. Esatto. incominciare, il fare il primo passo è il modo per cominciare. È già iniziare a cambiare, E va bene. E e con enjoy questo e con questo meraviglioso messaggio, Mirta, ti ringraziamo davvero per aver condiviso con noi grazie a te le tue Simona. storie e i tuoi peregrinaggi in giro per il mondo e aver Sì. dedicato un po' del tuo tempo a raccontarci che cosa vuol dire per te essere confident and authentic. Grazie mille. Voi, a te, Ciao, ciao. a presto. Grazie, Ciao a grazie. Ciao, tutti. ciao. Bye. Ciao, ciao.